Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò con me in una gara che non sarà una gara di velocità tra due auto, bensì un test di confronto, una comparativa tra due app molto famose della navigazione che si trovano sui nostri smartphone nella vita di tutti i giorni, ma non sarò solo. Esatto, perché ci sono anche io. Io userò Google Maps, lui userà Waze. Esatto. Ora, questo video è molto semplice. Noi partiremo dalla stessa location, che è questa qui, e arriveremo alla stessa destinazione e dovremo capire semplicemente quale delle applicazioni è meglio, quindi quale gestisce meglio il traffico oppure un incidente. Quindi vogliamo capire. Può essere anche che arriviamo nello stesso momento allo stesso punto, quindi non lo sappiamo, lo scopriremo insieme a voi. Vi ricordo anche però che se volete sapere come funzionano le applicazioni Google Maps e Waze, cosa devono fare? Dovete iscrivervi al nostro canale, attivare il campanello con le notifiche, ma più che restare aggiornati dovete andare a vedere nei link in descrizione, nei commenti, nella playlist qui su nelle schede i nostri video focalizzati nello specifico sull'utilizzo di Google Maps e di Waze. Tra l'altro date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram che trovate proprio qui sullo schermo. Andiamo? Andiamo? Partiamo. Andiamo. Bene, io e Bart siamo uno a fianco all'altro e accanto a me. Quando vuoi, siamo in linea telefonica tra l'altro. Partiamo, dovremmo andare però nella stessa direzione. Per ora, vediamo. Ciao! Ciao! Allora, penso che dobbiamo uscire da questa rotonda sul mare, come la canzone. Una rotonda sul mare. Sta diventando già un contest, siamo già scaduti in questo video, in meno di un minuto. Facciamo passare questo motorino e partiamo. Ovviamente ragazzi, in questo test dobbiamo rispettare, come in ogni nostro video e come dovete fare voi ogni giorno della vostra vita, le regole del codice della strada, ed è ciò che faremo anche noi. Allora Carlo, do delle informazioni tecniche. Parlo per me, poi lo dai sul tuo percorso. Il mio percorso mi dice che sono 26 minuti di tragitto e 9,9 km. A te? Allora, a me dà 15 minuti di tragitto Waze con 10 km di percorso. Arrivo previsto, ora sono le 19:43, in caso vi interessasse, alle 19:59. A me è 20:09, quindi dovresti aspettarmi qualche minuto. Vediamo. Questo, ricordiamo, è per il primo checkpoint, no? Per lo stop intermedio. Ok, va bene. Comunque al momento la strada è la stessa. Sì, ti vedo nel mio specchietto, penso tu mi veda nella tua dashcam. Sì. Ok, vediamo un po'. Strada libera. Curiosità, Bart, tu quale delle due app preferisci? Allora, secondo me Google Maps si è aggiornata parecchio. L'hanno migliorata, l'hanno resa più simile a Waze, però a livello grafico forse e di semplicità di utilizzo forse preferisco Google Maps, mentre Waze lo trovo un pochettino più macchinoso. Tu invece? Allora, io esattamente il contrario, io preferisco Waze, ti sono sincero, ho iniziato a usarlo, anzi vi sono sincero, ho iniziato a usarlo da relativamente poco, non ho belle esperienze con Maps nel passato, quindi penso che dovrò riutilizzarlo per vedere se si è effettivamente aggiornato, però Waze lo trovo veramente comodo per tutti quanti i suoi dettagli che ovviamente dovete andarvi a vedere nel video focus su quest'app. Allora, adesso sto guardando un po' il percorso e se non erro, ora ve lo faccio vedere qui, abbiamo lo stesso percorso di strada, quello che vedete adesso sullo schermo, ma a un certo punto Carlo farà un'altra strada. Quindi sarà quella, perché allora Google Maps e anche Waze dovrebbe calibrare il percorso in base anche al traffico. Certo. Quindi dobbiamo capire adesso perché io impiego 24 minuti e lui 15. Vedremo. Vi dico solo che, allora, noi sul canale non abbiamo mai fatto delle sfide di velocità in pista o in tracciati chiusi al traffico, non l'abbiamo mai fatto, però penso che comunque saranno meno eccitanti di questa sfida. Io non vedo l'ora di capire chi arriverà per primo, più dell'app, che comunque è una sfida interessante. Voglio vedere se effettivamente riuscirò a battere Bart, sta diventando agonistica la cosa. Ti dici di girare? Sì, sto girando. No, a me dice andare dritto. Ci salutiamo già qui. Le nostre strade si dividono. Ciao Carlo. See you again. Ciao Bart. Ciao Carlo. Ciao. Questa è una figata, questa è fuori onda Bart, ma è proprio una figata. Stupendo. San Giuseppe che sta ridendo nello specchietto.
Adesso tocca a me girare. Sto girando. Quello ha sbagliato strada, quindi. E Devo adesso. girare anch'io. No, ho sbagliato strada! No, però rende la cosa molto più interessante, devo dire, dai. Ragazzi, dovete sapere una cosa importante. Io non ho mai usato Google Maps, Waze, Apple Maps, niente nella mia città. Cioè io so le strade più veloci e involontariamente ho preso questa. Però in realtà mi ha allungato di 3 km. Ti ha allungato di 3 km. Sì, madonna, perché devo perdere? Aia. Io sto per svoltare. Bart, non abbiamo ancora pensato a una cosa. Cosa? Ok, le app, va bene tutto. Noi siamo vincolati al rispetto del codice della strada, ma chi vince? Cosa vince? Bella domanda. Senti, io conosco delle scorciatoie, però per adesso voglio attenermi alla strada che mi consiglia l'app. No, perché... non devi usare le scorciatoie, non vale, non è nelle regole. Io non l'ho usata la scorciatoia, in realtà ho sbagliato e ho anche allungato addirittura. No, ma tra l'altro perché per casa mia. Infatti, penso che l'app abbia i suoi motivi per indicarmi le strade che mi sta facendo prendere, quindi vedremo. Dovrebbe. Io ora sto passando dal ponte Adriatico, che adesso metterò in grande la dashcam, così ve lo faccio vedere. Ci stai passando in questo momento? Sì, perché? Non ci credo, sei davanti a me. Davvero? Sei davanti a me. Io lo raggiungerò fra tipo 35 secondi, cosa del genere. E com'è possibile? È perché non lo so, però forse allora a me ora da 10 minuti mancanti. Ma forse lo scopriremo. Forse a te ti dà l'indicazione per arrivare a quel punto, allora. Però se sono 10 km che ti mancano, è strano. Ora me ne mancano 8,9. Strano. Non lo so, vediamo. Lo sto imboccando adesso il ponte Adriatico di Bari. Allora ragazzi, adesso confermo, Bart è di sicuro davanti a me. Non so come abbia fatto, dato che si è perso e ha guadagnato 3 km tra virgolette di penalità per essersi perso. Però è davanti a me. Io ho settato il cruise a 50, siamo su uno degli snodi principali dove il limite è proprio 50 km/h. Penso che siamo a metà strada verso il primo checkpoint. Sì, siamo molto vicini. Allora caro, adesso tu dovresti stare sul ponte. A che più o meno cosa ti fa fare? Ti fa un tangenziale o ti fa fare il raccordo verso lo stadio? Non lo so ancora. Non riesci a vedere dall'app? Allora forse no, mi fa prendere la tangenziale. La tangenziale? Sì. Ah, a me no. Vedremo chi ce la fa. Però allora una cosa che non mi piace è che non posso vedere dove sei tu in questo momento sulla mappa come nei videogiochi tipo GTA o cose simili. Lo so. Sinceramente. Quindi rende, come hai detto tu prima, un po' più piccante la cosa, ma un po' anche snervante, ecco. Ragazzi, comunque ripeto, tutto quello che vedete è, a parte che è live praticamente, però abbiamo cercato di settare tutte le impostazioni di Google Maps e di Waze alla stessa maniera. Quindi non abbiamo posto vincoli, non abbiamo fatto nulla e davvero non riesco a spiegarmi perché a lui ha fatto prendere la tangenziale e a me no, a me sta facendo anche confermo, sto per imboccare proprio la tangenziale verso sud. Chi lo sa? Ecco, forse questa è una cosa che ho avuto in passato nei miei vari trascorsi con Google Maps, questo problema, perché ricordo che Google Maps mi portava sempre ovviamente nei luoghi dove volevo, però mi faceva prendere sempre strade un pochino alternative, quindi eppure, ripeto, le impostazioni sono normali, cioè nessun evita cosa, evita altro, evita questo, evita quest'altro. Non lo so, devo capire. Vedremo. Ma mi fa prendere questa stradina. Ti fa prendere stradine? Sì. Aia. Per esempio qui, come potete vedere sullo schermo, mi dà una zona rossa Google Maps, però tutto sommato il traffico è abbastanza scorrevole, quindi tranne adesso che c'è un semaforo, quindi non so sinceramente il perché di questa fascia rossa. Io sono ufficialmente fuori dalla tangenziale, Bart, mi mancano 3 minuti. 3 minuti? A me ne mancano 11! Qua 11? 11! Ma non ha senso.
Non ha realmente senso. Quanti chilometri ti mancano? 1. Davvero? Sì. Ma non ho evitato il traffico, mi sta mandando nel traffico. Ti sta mandando nel traffico? Sì. Ma non ha senso. Carlo, rifammi la domanda di prima. Cosa preferisci tra Google Maps e Waze? Penso che ti risponderò Waze. Mm. Perché non mi fai girare a destra? Perché mi mandi dritto? Allora, Bart, io sono vicino all'Ikea, vicinissimo, ma mi dà 540 metri. Sei sicuro di aver settato per bene? Sì, è il entrambe le McDonald's. app? Sì, Ah, l'arrivo è il McDonald's. sì. Ah. Bart, Google Maps ha effettivamente perso perché io sto per entrare nel parcheggio del fast food. Quindi ti confermo che hai perso. Almeno perso. il primo punto. Quindi non mi resta che parcheggiare in un posto bello tranquillo, largo, aspettarti, così poi possiamo ripartire insieme. Va bene, allora magari tu sparisci dallo schermo. Certo, Rimango soltanto io. linea Bart. 5 minutes later. Dopo quella curva dovrebbe esserci Carlo. E finalmente, con quanti minuti di ritardo non lo so, sono arrivato anch'io. Vediamo dov'è Carlo. Eccolo, lo vedo. Ciao. Beh, adesso Carlo ricompari, vieni qua nello schermo e siamo in gara. Bart mi ha raggiunto dopo circa 5 minuti di ritardo. Non so perché Bart ti abbia fatto prendere strade Non è cittadine. Pronto? Adesso ripartiamo con la navigazione che però non va. Perché non va? Forse perché siamo fuori. Vediamo. Non va? E mi dà... No, penso sia... Ecco adesso... No, aspetta, non ho ripreso. Penso sia che stavamo all'esterno di un'area di Google Maps. Vediamo, adesso siamo rientrati. Ok. A me non ha mai smesso. A me Waze sta continuando a funzionare bene come prima. A me no, ha smesso. Vabbè, è un Mi dà le punto a tuo indicazioni, ma svantaggio. mi dà le indicazioni. Ah, ora ha ripreso. Via. Vabbè, tanto io stavo già andando tranquillo. A me Waze Riparte sta funzionando alla ufficialmente grande. la gara. Senti, vediamo. Allora, all'andata questo primo tragitto male ragazzi. Google Maps mi dava almeno 10 minuti di più rispetto a Waze. Adesso invece Carlo? A me da 12 minuti 5,5 km. A me 11 minuti. Attenzione. Aia! E si ritorna in 5,3 gioco. km. Aia! Probabilmente questa strada secondo me sarà molto simile. Sì, molto anche simile secondo per me. noi. Anche secondo me. Stiamo praticamente 1-0, Però adesso potrebbe Ma mi sa che ribaltarsi. vinci tu comunque tu. Vincerai 2-1 probabilmente. Tu? Tu vincerai 2-1 tu. Vedremo. Allora, ti fa prendere la tangenziale, sì? Per ora no, attenzione. Per ora no. Mi fa andare No. dalla città. Ah no, anche a me, sì. Pensavo facesse uscire dalla tangenziale, anche perché effettivamente non avrebbe molto senso. Perché Non forse ha più molto senso, in effetti. andare C'è di molto qua in traffico a città. quest'ora. Ma a te Waze ti dice se c'è il traffico, ti esce una notifica, qualcosa? Allora, non mi è arrivata nessuna notifica. Solitamente me lo notifica effettivamente il traffico. In questo momento no, quindi evidentemente è scorrevole. Sono fiducioso. Ok. Ma non riesci a vedere su Waze? No, perché sto in un po' di traffico. Tra l'altro adesso mi è arrivata una piccola notifica che mi dice che sul mio tragitto c'è una velocità media di 6 km/h, non il massimo. Aia. Però stranamente non mi mostra un tragitto rosso.
quindi non so. No, a me no. Non lo so. Io sinceramente sto trovando tutto libero. Mi sto comunque tenendo nei limiti di 50. Io anche, ma per forza di cose, perché sto andando a 20 all'ora con un limite di 50, perché sono incolonnato dietro a una Ford. Ok. Ok, sto per imboccare effettivamente un tratto un po' trafficato, perché mi mostra ai bordi una zona rossa per forse un centinaio di metri, con velocità di effettivamente 6 km/h. Sto per imboccarlo. No, a me nulla. Sempre dritto in via Amendola? Sempre dritto. E forse mi sa che ti ho fregato per quel secondo in più, ti ho fregato, mi sa, Forse sì, mi hai fregato. È vicino al concessionario della Ferrari, della Maserati, qua a Bari. Stiamo proseguendo verso la nostra destinazione, che è vicino al mare, dall'altro lato però, che voi vedete all'inizio ovviamente era diciamo verso più a nord della città. Ci siamo spostati al centro e poi adesso andiamo verso il sud della città. Quindi allora, qua mi dice che mancano 5 minuti, si è appena scattati 5 minuti, 2.3 km. Carlo? Ma penso che sia simile. A me 2.8 e 6 minuti, perché abbiamo un semaforo di differenza. Mi ero bloccato sì, un semaforo dietro di te. Sto girando nel tuo stesso punto. Sto io in questo momento presso il concessionario della Ferrari. Non mi resta che attendere in maniera nervosa e frustrante questa attesa, ragazzi. Non riesco comunque a capacitarmi del perché Google all'andata mi ha fatto fare quella strada. Quello è un bel punto a sfavore, te lo dico. Sì, non riesco a capirlo, perché comunque adesso la strada è la stessa praticamente. Sì. Non capisco perché all'andata mi ha fatto fare quella strada lì. Eppure siamo partiti dallo stesso punto, quindi anche la vicinanza alla tangenziale era praticamente la stessa. Sì. Semaforo verde, posso partire! Purtroppo non a ruote fumanti o fischianti, perché a parte che è una Hyundai familiare, ma anche perché devo rispettare i limiti, giustamente. Quindi credo proprio che arrivati a questo punto la fine sia quasi scontata, Il finale è quasi scontato. Sì. Penso un pareggio a livello di primi e secondi, ma non un pareggio, anzi un'assoluta vittoria da parte di Waze per quanto riguarda il tempo, perché comunque noi ci siamo fermati prima al pit stop, anche perché dovevamo resettare le camere, quindi insomma tutte cose logistiche di video, e quindi Carlo mi ha aspettato, ma secondo me se avessimo fatto un tragitto completo probabilmente adesso lui sarebbe già arrivato, anzi sono sicuro che sarebbe già arrivato. Assolutamente sì, sarei arrivato con, diciamo, largo anticipo, perché ti ho aspettato per quasi 5 minuti. Sì. Peccato. E vedo il mare. Però, diciamo, abbiamo rimescolato le carte in tavola, per così dire. Sì. Eppure sono sicuro che quell'errore che ho fatto prima non ha inficiato, perché vedendo il percorso prima di partire io ho visto che comunque il percorso era quello, quindi avrei dovuto fare sempre il ponte, come poi l'ha fatto anche Carlo, quindi non è stato quello il problema, anzi, come avete visto, Carlo stava avanti a me, con quell'errore io l'ho anche superato, quindi sarà stato un problema forse dopo, forse avrà visto. Ecco, una cosa per esempio che non mi piace troppo di Google è che il traffico non è aggiornato ovviamente live, quindi al secondo zero, però forse aveva, magari non lo so, in memoria un po' di traffico, perché comunque era per andare verso sud, e ragazzi credetemi, per andare verso sud da noi a Bari la sera significa essere bloccati nel traffico. Può darsi che abbia visto questo ritardo di questo traffico e ci abbia fatto prendere una strada cittadina, mentre Waze abbia un aggiornamento più istantaneo, diciamo, e quindi ha fatto prendere una strada più veloce effettivamente. Adesso sono quasi arrivato. Allora Carlo, ti comunico che io appunto sono quasi arrivato, però ci fa fermare in mezzo alla strada. Vediamoci alle spalle del parco, dove va benissimo, insomma, tu conosci bene, dove c'è un bel parcheggio largo, diciamo. Ci vediamo esattamente. lì. Certo, quindi ora si invertono gli schermi, prendo io il controllo perché purtroppo sono in ritardo.
Allora, io sto per imboccare uno degli ultimi ponti che mi porterà effettivamente sul mare, nella zona sud del lungomare di Bari. Bart, Aspetta. che Sono arrivato! Yes, vince! Grande, vince! Passo la parola a Carlo. avete sentito, ho perso questa gara di non velocità, o meglio, Waze ha perso. Nonostante ciò, devo dire che continuo a preferirla come app di navigazione, perché trovo il layout un po' più semplice, un po' più, non so, più ergonomico, se così si può definire. Ho sbagliato termine, però un po' più pratico, ecco. Non ci sono tutti quei segnali di magari ristoranti, pub, stazioni di servizio. Certo, avvisa con delle notifiche quando siamo vicini, magari con il tempo impara le abitudini di chi utilizza l'app, però per ora l'ho trovato molto più pratico perché è più puro, è più semplice, ecco, più minimal, colorato, molto chiaro, molto facile da utilizzare. Sono appena arrivato sul lungomare di Bari, come potete vedere dalla ripresa nella mia dashcam, e sono a effettivamente 2 minuti e 1 chilometro dal punto di arrivo, dove Bart, vittorioso, è ad attendermi, e attende nient'altro che prendermi in giro, magari, nonostante sia stato lui prima a sbagliare strada. Allora, Waze mi dice che sto per arrivare, anzi in realtà il checkpoint, anzi l'arrivo era prima, però io devo parcheggiare in una zona più larga, meno trafficata, manca una sola curva e sto arrivando, caro Bart. Maledetto. Mi sa che lo vedo. Sì, lo vedo. Infame. Che infame, fa anche... Non ci credo, fa finta di essere un parcheggiatore. Non ci sto credendo. E allora? Abbiamo perso? Allora, a dire il vero è Waze che ha perso, non io. Waze ha perso, non io. Perché vorrei ricordare di come tu sei riuscito a sbagliare strada. Cioè c'era il navigatore e tu hai sbagliato strada. Involontariamente. Io ti ho lasciato vincere, però. Ti ho aspettato per fair play. Ti ho lasciato vincere. Vabbè, chiediamo al nostro giudice, che tra l'altro è stato nascosto qui tutto il tempo, Peppe. Signori e signori spettatori, decretiamo il vincitore di questa sfida. Rullo di tamburi. The winner is Google Maps. di questa piccola sfida. Piccola sfida, Ma in esattamente. realtà dalla sfida totale Parità, perché effettivamente io sono arrivato prima lì al McDonald's, lui è arrivato prima qui al Però- parco sul mare. a livello oggettivo, devo essere sincero, devo dare la mia. Credo che il vincitore vero di questa sfida sia Waze. Sì, anch'io lo Perché credo. Google Maps, nonostante, vabbè, ora sono arrivato prima io, ma semplicemente perché forse sono partito prima io dal McDonald's, quindi forse ecco perché quei secondi, Quel gap. mi hanno fatto vincere. Sì. Io credo che però l'errore di Google Maps all'inizio sia abbastanza imperdonabile, quindi forse, Abbastanza. ecco, magari se dovete arrivare presto in appuntamento utilizzate Waze. Esatto, vogliamo sapere i vostri pensieri qui sotto. Ovviamente non perdetevi i nostri video focus sull'utilizzo di Google Maps e di Waze. Iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello. Se vi va, cos'altro? Seguiteci su Fate un po' Instagram, con la Facebook e il nostro sito anche. Che Esatto. abbiamo, ma non ve lo menzioniamo quasi mai. Esatto. Ci vediamo al prossimo video. Esatto. Ciao. Da quando abbiamo il Sì, sito? quando abbiamo il sito. Tu dici, diciamo cose random, eh? Perché scusa, quel WeDriveProduction.com non è un sito. Ma non ce l'abbiamo più il dominio, è scaduto. Ma che dici? Basta. È scaduto da un anno.